Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche predestinate per la primavera 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dei gemelli. È un'ottima carta, è una carta di prosperità, di abbondanza, di creatività, nel senso di creare qualche cosa, ed è anche l'archetipo della madre. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere le energie per questa primavera. Cominciamo con un 10 di coppe, cavaliere di coppe, temperanza, regina di coppe, abbiamo il matto, l'imperatrice nuovamente, la stella e la regina di spade, ragazzi. Bene, belle carte devo dire. Allora adesso andiamo a vedere qual è il movimento energetico più importante della primavera, quindi del trimestre. Potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti, slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi il lavoro, il denaro, l'amore, la famiglia, andiamo a vedere un po' tutto. Cominciamo con questo 10 di coppe, che è una bellissima carta per iniziare il periodo. Vi dice che siete come in un momento di appagamento, in un momento, se vogliamo, anche familiare. Allora, qui abbiamo la regina di spade e un 8 di bastoni. Allora, quello che sento è che la situazione iniziale di partenza è una situazione tranquilla, manca forse della comunicazione e vedendo anche questo cavaliere di coppe al contrario, io credo che qualcuno qui si stia aspettando come una proposta, una chiacchiera, un qualche tipo di offerta, un qualche tipo di comunicazione, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe, 4 di spade e mago. È come se dovesse iniziare un nuovo capitolo, ma non arrivasse dall'altra parte, e qui può essere un capitolo lavorativo, romantico, familiare, quello che vi pare, però è come se dall'altra parte non arrivasse questo gesto, questa chiacchiera, non si tirasse fuori il tema. Potreste anche essere voi, in realtà, ad essere, come dire, un po' titubanti nell'affrontare certi argomenti, cioè la situazione di base c'è, è come se fosse effettivamente già, diciamo, concreta, però non si definisce a livello verbale. Andiamo a vedere la temperanza. Ok, abbiamo un fante di pentacoli e un 10 di coppe. Io credo che uno, cioè come vi posso dire, che non sia nelle vostre priorità muovervi da dove siete, qualsiasi sia la situazione per voi più importante in questo periodo. Ripeto, potrebbe essere il lavoro, la famiglia, la relazione. Vi sento abbastanza sulla vostra posizione. Abbiamo una regina di spade all'inizio, una regina di spade alla fine, come se dettaste un po' legge, eh?
E qui con la carta della temperanza c'è come da risanare qualche tipo di, mi viene da dire aspettativa o qualche tipo di valutazione della situazione. Andiamo a vedere la regina di coppe. Eremita, cavaliere di bastoni e mondo. Mm. Andiamo a vedere anche il matto. Amanti. 8 di pentacoli appeso. Allora, la sensazione che ho è che posso iniziare qualche nuovo progetto, che potrebbe anche essere un viaggio con questo mondo, potrebbe essere un momento di ricerca spirituale, quindi un viaggio interiore. Potrebbe essere per qualcuno un viaggio per andare a trovare i figli, per esempio, o magari sono i figli che arrivano, magari stanno lavorando o studiando all'estero e quindi c'è come un momento di calore familiare. Allora, io ho anche la sensazione che se avete una famiglia già impostata, la famiglia non è necessariamente madre, padre, figlio, può essere madre, padre e animale da compagnia, cioè lui, lei, animale da compagnia, può essere anche solo lui, lei, eh. Non c'è bisogno necessariamente di un figlio, di un qualcuno da accudire in due, anche se fosse un animale da compagnia. Però vi dico questo, c'è come un tema qui sul allargare la famiglia, sul far arrivare un componente in più. Avete l'imperatrice due volte, una qui e una qui. Ci sono varie carte che mi parlano di figli. Quindi per qualcuno si tratta o di un progetto che voi avete e che volete in qualche modo manifestare, portare a terra, oppure si tratta proprio di far accrescere la famiglia. Ragazzi, potrebbe anche essere ospitare un cugino, ok? O un fratello, o che ne so. È come se il nucleo familiare, tra virgolette, fosse in discussione, cioè non solo più voi due, voi tre o le persone che compongono la famiglia in questo momento, potrebbe esserci qualcuno in più. Se fosse una famiglia lavorativa è la stessa cosa, quindi se ci fosse un gruppo lavorativo può essere che ci sia la necessità di assumere qualcuno, di iniziare qualche collaborazione, c'è come da aumentare il numero dei componenti di questa famiglia. Andiamo a vedere l'imperatrice. Re di Pentacoli e Sole, un'altra carta che mi parla di figli. Voglio andare a vedere la stella. Ruota della fortuna e sacerdotessa. Allora, io vedo una grande espansione qui, ragazzi. C'è qualcosa di nuovo che comincia, c'è un cambio che potrebbe arrivare molto fortunato e vi dirò, essendoci ruota della fortuna e stella, potrebbe proprio essere un cambio predestinato. Quello che vi invitano a fare le carte è di organizzare tutto con razionalità, con logica, con oculatezza, con costanza, c'è come questo monitorare la situazione, fare attenzione ai dettagli. Andiamo a vedere la regina. Re di spade. E re di bastoni. E qui abbiamo un 6 di pentacoli. Io vi dico, secondo me qua c'è come da regolarizzare qualche tipo di rapporto.
Ripeto, può essere familiare, di coppia, lavorativo, però ho anche la sensazione, perché avete tre figure di spade, che potrebbe volerci l'aiuto, potrebbe essere necessario l'aiuto di qualche avvocato, di qualche legale, perché qui abbiamo anche un 6 di pentacoli che ci parla di contratti effettivamente, quindi in base al tipo di situazione che avete, questo allargamento familiare può includere, come vi dicevo appunto, un avvocato, potrebbe anche essere il commercialista che mette in regola il nuovo assunto o la nuova assunta, Allora, andiamo a vedere settore per settore, perché comunque, a parte le cose diciamo particolari, è un periodo di forte espansione, è un periodo dove si cresce e si va verso qualche cosa di nuovo. Allora, partiamo dalle persone che sono disoccupate. Ragazzi, è facile che in questo periodo inizi un nuovo lavoro. Può essere un lavoro in regola, secondo me potrebbe essere dai 3 ai 6 mesi, non vedo ancora questo contratto a lungo termine, però è vero che è un contratto in regola, è un lavoro pulito, mi dicono, pulito nel senso che non si lavora nello sporco, quindi può essere un lavoro non necessariamente d'ufficio, però è un posto dove si lavora nel pulito. Mi fanno vedere come, sapete, quei posti dove si magari riparano i cellulari, dove si lavorano con gli strumenti di precisione, le schede elettroniche, quelle cose lì. Devo dire che è un lavoro che potrebbe darvi anche delle soddisfazioni a livello personale e anche a livello economico, secondo me, non va male, Potrebbe anche essere un qualche cosa che vi arriva attraverso un'agenzia interinale. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, ragazzi, devo dire che è un buon periodo. È un buon periodo nel senso sia a livello lavorativo, sia a livello di colleghi di lavoro, sia a livello di rapporti col capo. C'è come una nuova definizione del vostro ruolo, potrebbe esserci. Ehm, io sento che è un po' come se arrivasse una ventata fresca. Potrebbero anche arrivare dei meriti che non vi aspettate e per qualcuno potrebbe arrivare come un premio produzione, un premio presenza, magari siete una di quelle persone che in X anni non hanno mai fatto un giorno di mutua, per dire. Ci sono come dei soldi in più che vi riconoscono un merito. Poi ci arrivo ai soldi. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora io sento aria di nuove collaborazioni e per quello che secondo me ci sarà bisogno come di un avvocato, potrebbe esserci proprio una fusione societaria, una nuova collaborazione, un nuovo contratto. Io credo che sarà un'alleanza molto proficua comunque. Se dovessimo parlare di progetti, guardate ragazzi, ho come la sensazione che siete perfettamente in grado di creare voi stessi il progetto che volete. Per molti potrebbe essere un viaggio, potrebbe essere il comprare un mezzo di trasporto, per qualcun altro potrebbe essere magari il partecipare a un momento di silenzio, mi hanno detto proprio la parola silenzio, quindi magari per qualcuno il progetto è spegnere il telefono per 2 giorni, ok? Isolarsi in mezzo ai boschi, cioè prendere come quel momento di respiro per le orecchie, mi viene da dire. Ehm, Parliamo di soldi. Allora, la parte economica, ragazzi, è quella migliore, secondo me, per tutti. Cioè, è un periodo di crescita, è un periodo di abbondanza, è un periodo dove arrivano premi, dove possono esserci degli aiuti, dove possono esserci dei contratti, occasioni fortunate, idee geniali che potrebbero effettivamente diventare monetizzabili. Cioè, ho come l'idea che il reparto soldi sia quello che crescerà più in fretta e in modo anche
mm, costante. Se parliamo di relazioni, allora, a livello familiare, come vi dico, sento che c'è come questa voglia di crescita, c'è voglia di qualche cosa in più, però è anche vero che ehm, terrete in bocca, scusatemi, le vostre opinioni per amor di pace. Sento come se ci fossero delle cose che preferirete non dire, ma per mantenere un qualche tipo di tranquillità, qualche tipo di armonia, ecco. Però tutto sommato direi bene. Arriviamo alle relazioni romantiche. Allora, ragazzi, se siete single, devo dire che qui c'è effettivamente la possibilità di iniziare qualche cosa con qualcuno. Allora, sento come se fosse un corteggiamento a lunga distanza, cioè io qui, l'altra persona dall'altra parte della sala e ci si scambia degli sguardi, magari vi offre un aperitivo da lontano senza avvicinarsi, cioè la sento come un corteggiamento d'altri tempi, sinceramente, è più una serie di piccoli gesti che non una dichiarazione in modo aperto, una chiacchiera in modo aperta e vi dico che questo susciterà quella frizzantezza di cui ha bisogno la conoscenza all'inizio. Quindi direi positiva. La sento una relazione, una conoscenza piuttosto in linea, piuttosto affine, anzi vi dirò che potreste anche essere due persone piuttosto mentali o comunque amalgamarvi molto bene. È un po' titubante all'inizio, non è molto chiaro, mi verrebbe quasi da dire. Però poi mano a mano che il trimestre si sviluppa, secondo me, le cose diventano più concrete. Se siete in una relazione, allora, dipendendo da quanto tempo è che siete nella relazione, se è un po' che siete in questa relazione, sento come se fosse arrivato il momento di, appunto, ampliare la famiglia, far conoscere la famiglia, far entrare lui o lei nella vostra famiglia e viceversa, far conoscere gli amici. È come se ci fosse questo livello in più di ufficializzazione. La relazione ha un potenziale di crescita, però è anche vero che per qualcuno di voi c'è bisogno di prendersi una pausa dalla relazione. Cioè è come se, ok, ufficializziamo di più, ma impariamo anche a essere indipendenti all'interno della relazione. C'è come un salire di livello sia dalla parte collettiva, quindi ufficializziamo, stiamo insieme, viviamo il tempo insieme, condividiamo, sia dalla parte personale, cioè ho bisogno comunque di rimanere anche focalizzato su me stesso come persona per riuscire a dare il meglio nella relazione. Ed è un momento, un periodo molto equilibrato in questo senso, sento. Se fosse di quelle persone che si conoscono da poco, ecco, c'è bisogno ancora di definire determinate cose, potrebbero essere gli obiettivi comuni alla relazione, potrebbero essere gli obiettivi che ognuno dei due ha indipendentemente dalla relazione. Io sento che qui c'è qualcuno che ha come bisogno di ricrearsi uno spazio sacro. Sacro intendo, può essere quella mezz'ora, quell'ora di solitudine la sera dove si pensa solo ai fatti propri, dove non si interagisce con nessuno, non si scrive su WhatsApp, è proprio il momento di riflessione e di meditazione. E questo lo sento soprattutto se convivete. Passiamo adesso alle persone che sono in una relazione difficile, clandestina, senza etichetta.
Allora, anche qui sento che c'è bisogno come di fissare delle nuove regole, dei limiti, dei binari o degli obiettivi, se vogliamo, della relazione. Cioè, perché ci stiamo vedendo? Perché stiamo bene insieme? Perché ci piace stare in orizzontale insieme? Perché siamo uno il balsamo per l'altro? Perché X, Y e Z, quello che è. Però l'importante è capire perché esiste questa frequentazione o dove va questa relazione. È come se ci fosse da delimitare un accordo, un qualche tipo di sì, binario comune della relazione. E sento che sarete anche abbastanza determinati sul definire certi limiti, eh? Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Solitudine e gli amanti. Qui si tratta di lavorare sull'amor proprio, su quanto valete, su qual è la vostra verità, su che cos'è che vi fa star bene, su che cos'è che vi nutre, indipendentemente da chi o cosa avete intorno. Andiamo a estrarre una... Mi è caduto tutto il mazzo, scusate. Eccomi. Allora, andiamo a vedere ancora un mantra da recitare durante la giornata. Carta numero 22, magico o magia. La magia mi circonda oggi. Ed è interessante come le mani di questa fanciulla siano, diciamo così, illuminate o comunque questa figura rappresenta come l'energia che esce dalle mani, l'energia curativa che abbiamo nelle mani. Sapete, no? Che abbiamo dei chakra qui al centro delle mani, sono quelli con cui i terapeuti incanalano l'energia. È interessante perché mi ricorda anche un pochettino la figura della temperanza, dove c'è da rimettere in equilibrio, può essere la parte vostra intima con la parte esterna della gente che vi circonda, può essere rimettere in equilibrio quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore, può essere rimettere in equilibrio, non lo so, la parte emotiva con la parte fisica, materiale. Amici dei gemelli, è un periodo prospero. Io spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete comunque presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro semplicemente abbonandovi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore perché ce n'è una serie, però ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma sono decenni dei miei studi come terapeuta, come operatrice olistica e per lo sviluppo personale che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4 per adesso, io pubblico tutti i sabati, e sono numerate, quindi vanno viste in ordine cronologico di numero proprio perché sono state studiate come un corso di formazione. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!